Siamo tornati nella tana e adesso esamineremo tutto il materiale raccolto durante l'indagine. Le prime analisi sono effettuate su ciò che accadde quando l'indagine non era ancora iniziata. Dapprima Emiliano, guardando il monitor della telecamera, scorge un'ombra dietro di sé. Era da solo all'interno della villa e quindi la spiegazione che si è dato è... Ho avuto io... Era da solo all'interno della villa e quindi la spiegazione che si è dato è... Ho avuto io... Cosa? Ho avuto un... No, se ha ripreso qualcosa? No, guardando la mia immagine sembrava di aver visto qualcosa di... Vabbè, se l'ha ripreso, l'ha ripreso. Camminava libero. Cioè, che camminava, vabbè. No, non c'è niente, come supponevo il problema è dovuto ai due specchi che avevo, cioè tra il monitor della telecamera, lo specchio della porta della parte della porta chiusa e lo specchio della porta aperta, deve aver giocato uno scherzo visivo, però non mi sembra che ci sia assolutamente nulla. Io l'avevo rivisto anche lì dallo schermato della telecamera, non avevo neanche io notato niente. Spiegazione che si è dato è... Ho avuto io... Successivamente, uscendo dalla sala della fontana, la porta di legno subisce un forte colpo e vibra. Quando Emiliano si blocca all'istante, il suo piede è ben lontano dalla porta ed è certo di non averlo impattato. Ho preso io. Cosa è successo? Racconta? Ah no, fermo. Comunque no. No, ti giuro di no. No, ma guarda che ha fatto una botta forte. No, non è come prima. Però ti giuro che non sono stato io. Ma giacché il fatto avviene nell'esatto momento in cui egli varca la soglia, siamo propensi a pensare che la punta del piede l'abbia effettivamente colpita, per poi allontanarsi di conseguenza. In attesa che la configurazione della videocamera wifi si completi, faccio un giretto qui. Questo è un altro dei punti incriminati, dove uno degli addetti ha visto qui, proprio dietro quest'angolo, ha visto la donna con il vestito nero. Mentre si predisponeva la telecamera wifi e tutti erano in cucina, Ruben si allontana e nel salone del sotterraneo registra, senza accorgersene sul posto, ciò che sembra un fischio. È piuttosto lugubre l'aspetto in questo momento. Dicevo, un fischio c'è, l'avete sentito anche voi? Io no, personalmente. Si sentiva in So, sottofondo. sto provando ad aumentare. Vai. È piuttosto lugubre l'aspetto in questo momento. Sì. Hai sentito? Ma quando lo Forse- senti? Quando dico lugubre? Appena prima. Io non so, è in lontananza. non so fischiare, quindi... no, sono solo due. No, io ne sento 3. O è stato uno dei nostri ospiti, però mi è venuto in mente una cosa, lì nell'angolo aveva parlato anche dell'apparizione di un tipo soldato con quegli stivali a punta, vi ricordate? Sì. Però forse parlava anche qualcosa di suoni o fischi? Non mi sembra, non mi ricordo niente del genere. Che io ricordi no. Quello che abbiamo ascoltato sembra proprio un fischio e siamo certi che nessuno dei presenti abbia fischiato durante l'indagine. Lugubre l'aspetto in questo momento. Però potrebbe anche trattarsi di una pareidolia causata da un cigolio. Ad ogni modo non siamo in grado di identificarne la fonte. Durante l'esperimento eseguito nel salone del sotterraneo si percepisce un suono che si accavalla alle parole di Monica. Anche a te sembra una voce femminile, un sospiro, qualcosa del genere?
Sì, sembra una specie di mugugno, non sono stata io perché stavo parlando, avevo appena finito, cioè il mugugno a me appare sopra la parola, all'ultima parola che ho detto, quindi non credo proprio di averlo fatto io, magari un... Però un altro rumore. sbaglio è femminile, cioè nel senso, se è un qualcosa del genere non può arrivare da nessun altro della stanza, Sì, mi sì, a sembra. me sembra femminile. E non mi sembra che può essere un tuo eco. Mi fate paura. Io non sento niente, voi siete Tu non addirittura senti niente. cercate di sapere che è femminile. Tu non lo senti. Cioè, mamma mia. Io invece non ci giurerei che sia una voce, ma mi sembra più l'eco, il rimbombo di un altro suono ad alta frequenza, perché sembra una voce, ma non ci giurerei che sia una voce. In quella direzione lì. Mi sembra anch'io. tipo quando uno sposta una sedia Bravo, e la bravo. gamba di una sedia fa una cosa del genere. Dici? Fammi vedere. Fammi vedere se adesso che hai detto sedia mi ci può. No, non mi convinci. Non ti convince? Riascoltiamo. Questo è ciò che otteniamo pulendo l'audio senza distorcerlo troppo. Nessuna anomalia durante il primo tentativo in cucina, invece, solo un falso allarme già identificato sul posto. Sì. Sentita? Sente proprio in sottofondo. Sì, proprio. Sì. Sentita. Il ristorante era ancora aperto e abbiamo dedotto con sufficiente certezza che si trattasse di un rumore di portiere proveniente dall'esterno. Sì. Un'altra anomalia audio viene registrata dalla GoPro di Davide quando, una volta separati, attendeva nel salone del sotterraneo. Sentito? L'idea No, che ho sembra io più un rimbombo. Sì. Tieni conto che comunque la GoPro aveva l'antivento all'anti- inserito, sì, quindi faceva poteva un po' aver di- distorto, sì. Sì. È molto probabile che la GoPro, avendo il filtro antivento attivo, abbia distorto un sussurro involontario dello stesso Davide, oppure un rumore di strofinio dei vestiti. Mentre eravamo divisi per le stanze, avevo notato una cosa oltre quella porta a vetri che mi sembrava un'ombra che si muoveva. E poi siamo andati a controllare, invece c'erano delle cose nere che facevano tipo quell'effetto, però a me continuava a sembrare che si muovesse. Probabilmente avevo gli occhi stanchi perché era una certa ora. Non avevo la telecamera, avevo la fotocamera, ho fatto qualche foto. Ricordo proprio che pensavo, lì dietro c'è Vittorio, perché mi aveva detto io sono qua in parte, non ti spaventare. E io fissavo la porta, ho detto ma che sta a fare Vittorio? E invece poi l'ombra si muoveva solo nei miei occhi, perché in realtà... Sì. È che da lì mi sembrava che fosse uno chinato che andava su e giù. Sebbene il mistero sia stato svelato sul posto, per dovere di cronaca cataloghiamo anche lo scherzo giocatoci da Lilla. Ah, non siete stati voi? No. Io ero convinto che eravate voi. Non è che c'è, perché c'era il gatto sul... Può essere che è sceso, è lì, eh? Sì, allora è questo. I prossimi due audio riguardano il secondo esperimento in cucina. Mentre ti giri verso la porta si sente qualcosa in sottofondo, secondo me però siamo noi. Riascoltiamolo cercando di chiarire l'audio il più possibile.
Allora, a me sembra che c'è un Teresa di qualcosa, o qualcosa del genere, un sospiro come Teresa, oppure Teresa fa qualcosa. Sì, adesso che me lo dici potrebbe sembrare, sì. A me è sembrato un bisbiglio di qualcuno Sì. presente. Secondo me, siccome stavamo chiedendo, insistendo, fai questo, magari era un sussurro più esasperato come fa qualcosa. Sì, sì, anche secondo me. E la disposizione era, uno dei due ospiti era seduto dove avevamo messo la pallina la prima volta. Io seduto vicino alla porta basculante. Ivan, Monica in piedi, dall'altra parte c'era l'altro ospite seduto, proprio qua, e Ruben. Secondo me è un Teresa di fa qualcosa. Sono quasi convinto. Qua c'è un altro sussurro, mentre c'è lo zoom verso il K2. Muovi la pallina, fai qualcosa, apri la porta. Ed è un fa freddo, si sente bene. Sì, questo è, Però, è più eclatante questo che è più quell'altro, eclatante che visto? secondo me siamo uno di noi. Freddo e chiaro. Quindi, o l'ha detto Ivan, potrebbe anche essere, o Ruben. Perché sennò potrebbe essere inquietante, cosa dice? Noi siamo molto propensi ad assumerci la responsabilità di quel bisbiglio. Muovi la pallina, fai qualcosa, apri la porta. Durante il secondo esperimento in cucina, quando Emiliano prova a chiamare Teresa, il K2 ha un lieve sussulto. Una reazione del K2 era già stata osservata sull'altro tavolo, più costante e al di fuori di qualsiasi sessione. L'abbiamo imputata alla vicinanza dell'altra strumentazione. Lì, su quel tavolo, non ha mai dato segnali se non in questo momento. Mi chiedo se ci stai osservando pur rimanendo nascosta. Se sei qui potresti provare a muovere la pallina. Tuttavia, non si può escludere che la causa precedente sia la medesima in questa reazione, dunque il fatto resta molto dubbio. Se sei qui potresti provare a muovere la pallina. Allora, questo è il momento in cui dovremmo aver sentito qualcosa mentre eravamo nei sotterranei. Vediamo cosa. Abbiamo addirittura 3 microfoni qua, anzi 4. Abbiamo il microfono di quella in cucina che vabbè è un po' distante, però qua abbiamo 3 telecamere, poi potremo confrontare i 3. Ivan aveva detto di non aver sentito il rumore, quindi vediamo effettivamente quanto cambia poi da telecamera a telecamera. Il rumore appare pressoché il medesimo su tutte le telecamere. Sì. Tu cosa avevi sentito? Io mi sto chiedendo, secondo te poteva essere la porta basculante? Tu non stavi guardando il monitor. Potrebbe essere che poi quando hai guardato il monitor della porta, cioè il monitor della telecamera, la porta era già chiusa, se si è mossa. Ma dal video della telecamera in cucina la porta appare immobile. Peraltro è presente un solo rumore abbastanza forte da poter distrarre Monica in postazione, e quel rumore è un colpo di tosse di Ruben effettuato quando già il gruppo si era mosso per il controllo. La stanza lì? La stanza lì? Anche secondo me arriva di sicuro dall'interno. Sembra più il rumore di un qualcosa che cade, non lo so. Arriva dalla zona cucina, come diciamo come punto cardinale. Il ristorante era chiuso. Linda, le ho chiesto conferma se poteva essersi alzata durante la notte nel suo appartamento per qualsiasi motivo, e ha detto che ricorda bene che quella notte si è svegliata solo quando ha sentito la macchina di noi che partivamo al mattino, quindi non può essere stata lei. Resta l'inquilina della torretta, però erano le 4 di mattina più o meno, mi sembra strano che fosse in giro. Eventualmente quelli che condividevano il parco
però anche lì abbiamo appena detto che il rumore pareva proprio venire dall'interno, non dall'esterno, da lontano, quindi strano. Anche perché avevi bombato, quindi Sì. era un rumore all'interno della Esatto, esatto. Sebbene abbiamo escluso che ciò che ha sentito Monica si riferisse al medesimo suono, le telecamere confermano la sua presenza e non ne sappiamo spiegare l'origine. Poco dopo abbiamo il calo di temperatura. Che roba, è strana questa, Io avevo ipotizzato che l'avesse toccato, magari si è Quindi scaldato scaldato. ed si stava raffreddando, ma Ivan ha detto che quella è la temperatura che c'è stata fino adesso. Sì, sì. E non è che può essere stato che l'ha toccato, cioè se lui c'era per un attimo è salita e poi è scesa, Sì, sì, invece sì, no. che è stato costante, poi è Esatto. iniziato a E noi scendere. eravamo lì fermi Sì. ed era sempre tutto fermo. Monica, tu ricordi un'ipotesi che avevo fatto è che quando tu sei scesa avessi lasciato aperta la porta oppure messo la porta in modo diverso, che da una corrente d'aria da sopra, che era più freddo che sotto, gli stesse diciamo portando un po' di freddo. Però la cosa strana è che non è successo. Beh, poi magari la corrente d'aria ci ha messo un po' ad arrivare, però sarebbe scesa subito, cioè tu hai sceso le scale, sei andato in bagno, ma non cioè, scende comunque neanche passato così del fretta, esatto. almeno non mi pare che un termometro scenda così. Esatto, Cioè, esatto. E poi soprattutto, se fosse vero, adesso vedremo che risale, però nessuno ha chiuso la porta su, quindi è strano che poi dopo risale. In effetti io ero ancora giù e la porta è rimasta come l'avevo messa. Io comunque non avevo lasciato la porta spalancata, l'avevo tipo socchiusa. Ruben dice 45 gradi, tu hai detto che l'avevi quasi accostato, può essere che per qualche motivo sia leggermente aperta. Io ricordo di averla accostata abbastanza anche perché pensavo alle altre due persone che stavano dormendo di sopra e quindi per lasciarle tipo in pace anche perché entrava la luce dalle scale, ho pensato di... Bisogna vedere quanto è al tuo 45 gradi, se ha veramente 45 gradi vuol dire che comunque la porta si è leggermente aperta. Potrebbe essere allora, come spiegazione, che questa volta e non prima, non lo so, del vento che non c'era, oppure una corrente d'aria, non lo so, è entrata dalla finestra della gatta, che è comunque lì vicino all'ingresso, ha in qualche modo leggermente aperto la porta delle scale, che ha permesso alla temperatura giù di scendere. La cosa strana è che Ivan non cambia posizione, è sempre nella stessa posizione. Io ho pensato, oltre al fatto di Monica, anche a questa stanza, che non si vede nel video, però si trova in mezzo a altre due stanze praticamente, con due porte aperte, una di qua, una di là, e anzi 3 con quella dei bagni. Io ho pensato che comunque l'aria lì circoli, si crea una sorta di corrente. Adesso sta sedendo. Cioè, mi sembra strano, dove è finita la corrente d'aria? È scomparsa di corpo. E se fosse stato il posto, come ritornavo di là, anziché continuare a salire, sarebbe ritornato al livello di prima. Tu non sei risalita quando è tornata su la temperatura, e quindi la situazione doveva comunque rimanere stabile, quindi questo aumento di temperatura anche nella posizione di Ivan non ha... Quando sono uscita dal bagno non c'era più nessuno nel salottino, quindi siete andati di sopra prima voi. Ok. Durante questo giro di ispezione ad Emiliano pare di sentire una voce chiara non ben definita, ma dalla GoPro e dal registratore vocale piazzato nella suite non risulta nulla e non abbiamo altre immagini. Dal momento che né Monica né Ivan, che erano nei pressi, hanno udito nulla, probabilmente ha interpretato male uno dei rumori da loro causati. Passiamo ora ad un altro gruppo di eventi accaduto intorno alle 5 del mattino. Mentre il sensore audio perde il collegamento, Emiliano ed Ivan percepiscono un ticchettio sopra le loro teste, dunque vanno a controllare. Il ticchettio lo cataloghiamo come un rumore strutturale, dopotutto non si tratta di passi o simili, e un battito di dita sul pavimento sovrastante non si sarebbe sentito nell'atrio. Allora io e Ivan siamo saliti e abbiamo controllato le stanze sopra l'entrata
qua eravamo esattamente alla 101, cioè la prima, quella che salendo le scale ti trovavi a destra. Io stavo inquadrando per terra e si sente all'inizio un rumore secondo me di porta, però tu Monica eri sulla poltrona, se non erro, ti eri già messa sulla poltrona e Ivan e Davide stavano riposando e anche Ruben stava riposando. Quindi a meno che Ruben non ha chiuso qualche porta perché è appena andato a riposarsi, se non sbaglio, quindi potrebbe essere. Io mi ricordo, io e Ivan ci siamo chiesti che cosa fosse, poi abbiamo detto è qualcuno sotto. Davide e Vittorio di sicuro riposavano ed erano fermi, non muovevano niente. L'unico dubbio è te Monica, che forse ti eri appena messa con la coperta sulla poltrona per tenere un po' di caldo, quindi potrebbe essere che hai mosso qualcosa. Oppure Ruben che era sceso nei sotterranei perché anche lui si era messo a riposare, aveva scelto di farlo sul divano, nella poltrona sotto. Il rumore si era sentito chiaramente. Dal momento che nessuno al pianterreno ha notato nulla di insolito, con molta probabilità si è trattato di un rumore causato dal gruppo e dunque passato inosservato a tutti gli altri. Sento qualcosa. Uscendo dalla stanza poi viene registrato questo audio. Si sente come due parole sospirate, però cioè sono strane, non mi sembra venire da me, cioè è possibile che l'ho dette così. O l'ha detta Iva, non mi sembra, perché al massimo io ma non mi sembra neanche venire da me. La cosa strana è che poi uno di noi due dice cosa? Quindi se abbiamo detto cosa è probabile che stavamo parlando tra di noi, cioè che però e poi non c'è risposta al cosa, però non mi sembra, lo vedo proprio difficile pensare che io ho sospirato qualcosa. È tutto il tempo che sto sospirando lì perché faceva freddo. Però mi sembra proprio detta bassissimo, cioè non mi avrebbe mai sentito Ivan, quindi che senso aveva dirlo? Io ho questo ricordo, ma non vorrei che sia un falso ricordo, una suggestione come ci è già capitato di vedere nei filmati, però mi sembra di ricordare di aver chiesto qualcosa a Ivan nel momento in cui sono uscito dalla stanza. Questo cosa me lo ricordo mio, però non vorrei che sia suggestione, un falso ricordo dovuto a questo, non lo so. Però quello che si sente è strano. Io capisco ti serve, non ho capito perché. Allora, a me sinceramente questo mi sembra più un artefatto degli altri. Se non ci fossi io o Ivan che dice cosa, sarei quasi sicuro che è un rumore da telecamera, cioè dalla mano sulla telecamera, cinturino eccetera. Il fatto che qualcuno dice cosa, almeno che anche quel cosa è un artefatto, cambia la valutazione. Oppure che è un cosa che si è riferito a qualcosa prima. No, è impossibile. Cosa non è una preludia, potrebbe essere il primo, sì. Però non chiederei cosa. Allora, ho cercato di capire se riuscivo a identificare una parola e secondo me è un aspettami, seguito da un cosa che però non riesco a capire, cioè io non riesco a identificarlo nella voce di Emiliano, forse era... Fammi vedere l'aspettami. Beh, un aspettami potrebbe essere un po' velocizzato, Sì, è molto velocizzato. Sì, ma è distorto. Per quello che è carino. Io lo trovo un po' inquietante. Io l'ho trovato inquietante la prima volta che l'ho sentito. Volevo provare a recuperare il video. A me sembrano del tutto slegati dal contesto. C'è un punto dove prima io gli chiedo a Ivan se ha detto qualcosa. Quando nell'audio di prima. Sì, ma prima. Sì, però non vorrei che sto ricordando quello, quindi che sai che ti ho detto un falso ricordo che ho detto qualcosa e magari invece sto ricordando hai detto qualcosa che ho detto prima. Quindi potrebbe essere che qualcosa non è mio. Secondo me la voce del cosa non è tua. Forse però se Ivan dice cosa non dice neanche aspettami, perché sono io che mi sto muovendo, che fa? Si fa una domanda e si dà una risposta da solo. No, aspettami lo dice qualcun altro. E lui
chi? Ma sei davanti, aspetta. Ma io sono quello che sta andando. Magari è una gran pareidolia, Sì. E magari Ivan ha detto cosa per altri motivi. Non lo so. Se è un cosa. Non lo so. Secondo me il cosa è molto chiaro. Se la pareidolia potrebbe essere quello che sembra un... Ma non avrebbe detto cosa. Cioè, se è una pareidolia vuol dire che lo stiamo sentendo noi come pareidolia adesso. Tipo la mano. E quindi che c'entra qualcosa? Magari chi ha detto cosa si riferiva a qualcos'altro, non a quello che abbiamo sentito noi. È strano, particolare. Questo è un bel audio dubbio. Sì, è uno dei migliori secondo me. Sussurro o pareidolia? Noi restiamo con il dubbio. Durante la sintesi dell'indagine, dal momento che non abbiamo materiale video al riguardo, non abbiamo riportato un fatto singolare accaduto a Monica, ma ne discutiamo ora. Eravamo io e Ivan da soli quando siamo andati a controllare sempre la stanza 103 che è andato via ancora l'audio. E se non sbaglio io stavo chiamando Teresa. E tu e Vittorio riposavate. Sì. Ruben riposava, lei stava riposando ma era l'unica ancora sveglia. In quel momento dice di aver sentito una nenia, mentre io e Ivan eravamo di sopra. Passiamo io e Ivan di sopra e qualcosa che a me sembra una nenia c'è. Sentito? Lontanissimo, sì. Ok. Se tu metti il piede qua, ti vibra il piede quando esce, se non sbaglio. Sì, è veramente in lontananza. Però c'è un qualcosa. Guarda, Non riesce no, Ma la domanda, la nenia che tu dicevi di aver sentito nel momento in cui noi eravamo sopra, com'era? Prova a rifarmela se te la ricordi. allora io ricordo abbastanza precisamente di aver sentito una cosa, diceva tipo così Allora sì, è questo rumore. Abbiamo chiaro, quello che si sente qua, che abbiamo sentito noi, che Monica con le sue cuffie non riesce a sentire, è lo stesso che dice di aver sentito. Cioè, io sento l'audio ma non ho vissuto quello sul posto, tu hai vissuto quello sul posto ma non senti l'audio e combaciano le due cose. Quindi stiamo parlando della stessa cosa. Si sente molto molto in lontananza e ricordo che noi dal vivo non l'avevamo sentito, non ci avevamo fatto caso. Quindi evidentemente arriva dalle tue parti questo suono. E può essere perché da quanto è lontano. A te te che eri giù, dove pareva di averlo sentito? Allora io ero sulla poltrona e mi pareva che il suono fosse dentro alla stanza, quindi dentro all'entrata. Però era strano perché mi sembrava una voce femminile che appunto faceva per 2 volte ha fatto così. Questo mi sono tipo sollevata e ho detto che cos'è? Boh. Questo è bello invece secondo me. Questo è un bell'audio secondo me. Peccato non averlo registrato giù. Peccato non averlo registrato giù, ma questo è un bell'audio. Quindi secondo me veniva dall'entrata, però... Da qua sembra che arriva dalle... Un bell'audio perché c'è il riscontro sul posto che è stato un po' come il sospiro a Vezio. Esatto. Qua infatti poi quando siete venuti giù tu mi hai chiesto se era successo qualcosa e ti ho detto ma mi è sembrato di sentire questa... Qua è al momento in cui stavamo chiamando Teresa, gli stavamo dicendo di farsi vedere perché era la seconda volta che saltava il collegamento audio con questa camera e ci aveva tirato su. Percepire quel suono è davvero difficile, ma cercando di estrarlo dal rumore di fondo senza distorcerlo. Passiamo ora all'audio del nostro registratore vocale. Abbiamo solo un'anomalia da analizzare. Il registratore vocale non ha registrato nulla di particolarmente significativo, se non questa piccola traccia che adesso vi faccio sentire, che praticamente con l'altro audio facevo proprio fatica a ascoltarlo, cioè non lo sentivo per niente e si sentiva, vedevo semplicemente il rumore del
dell'onda audio, ma non sentivo niente. Mentre adesso così si riesce a sentire di più. È una vibrazione bassa, sentite insomma. È una vibrazione fortissima, tanto che vibrano i piedi, ma è solo basso. Sono state le 3 di notte quasi. Possiamo provare a fare qualche modifica. Nonostante le modifiche, resta un suono indefinito. Al termine di esso si possono percepire delle parole, ma sono nostre voci provenienti dai corridoi, già che la traccia audio conferma che pochi minuti prima eravamo nei paraggi della suite. Va bene, diciamo che per gli audio è tutto, vediamoci le foto. Sì. Nonostante la serata sia stata molto tranquilla, io perlomeno non ho avvertito nessun senso né di inquietudine né di allarme dei sensi, nulla di tutto ciò. Io l'ho trovata un ambiente molto pacifico. Qualcosa sul posto abbiamo percepito. Le cose che ho sentito io e che mi hanno messo un po' più in allarme sono stati i rumori percepiti quando ancora l'indagine non era iniziata, quindi durante la presentazione, ossia l'ombra che mi sembrava di aver visto nella sala da ballo e il colpo alla porta, del quale io tuttora sono sicuro di non averla toccata, ma guarda caso il colpo è avvenuto mentre attraversavo la soglia, quindi può essere che il mio piede abbia preso dentro e poi quando mi sono fermato, il piede ormai si era spostato dal legno e quindi era distante, non lo so. Devo dire che a parte quelle 2 cose non ho percepito null'altro all'interno della villa, quindi sono stati errori miei, insomma. Però abbiamo trovato anche, c'è stata la nenia che ha sentito Monica, la temperatura che è scesa dopo aver sentito quel rumore nei sotterranei. Diciamo qualcosina sul posto abbiamo avvertito, ma cose minime. Non abbiamo sentito i nitriti dei cavalli, non abbiamo avuto apparizioni come è successo a chi ci ha raccontato. Non so, a voi come vi è sembrato così semplicemente il posto? Io confermo quello che hai detto te, posto tranquillo, non ho avuto sensazioni tanto forti, solo qualche sensazione in alcuni posti. 2 sensazioni ho avuto, una davanti alla finestra che cos'era, la serra se non ricordo male, quella appena fuori, sì, ok? Una su quella finestra lì mi ha dato una sensazione particolare, e la stanza, quella dove c'era l'audio delle 6 anime, lì ho percepito qualcosa che non avevo percepito nelle altre stanze, ma sensazioni lievi, niente di... non so, io mi ricordo che ti avevo fatto questa domanda, può essere che quella strana sensazione l'hai avuta perché una delle prime cose che vedi quando entri in quella suite è lo specchio anticato?
può essere quella cosa che ti ha dato un po' di sensazione. Ma adesso che mi ci fai pensare, potrebbe essere che magari sono entrato ma mi ha preso subito quello specchio, quindi potrebbe essere anche quello. Poi ho un'altra considerazione da fare sul fatto che io a scendere in bagno mi veniva un po' di ansia. Beh, certo, Da solo. comunque c'era semi-integrato, buio, con quelle tante stanze, soprattutto dopo quello che ci hanno raccontato, ci sta, come dire che è un'ansia. Tu Monica, come ti è sembrato così l'atmosfera che hai percepito? Allora, per me è stato abbastanza tranquillo, è stata un'indagine abbastanza tranquilla. Partiamo innanzitutto da quello che ci hanno raccontato. C'è da dire una cosa. Io ho visto le passate registrazioni delle passate indagini, tra cui quella del gruppo RIP. Ah, passate indagini, Sì, sempre al solito. sì, quello del gruppo RIP della televisione francese all'interno della villa di Corigliano. In quel caso è la contessa stessa che parla con gli operatori del team, e anche la contessa racconta di un accadimento avvenuto nella cucina, molto simile a quello vissuto da chi l'ha raccontato a noi. Allora, o è capitato a tutti e due una cosa uguale, o non è capitato a nessuno dei due. O è capitato a uno e l'altro l'ha copiato. Ora è capitato a uno e l'altro l'ha fatta propria. E altrettanto doveroso precisare che l'intervista avvenuta alla contessa, nel quale non parla dell'apparizione di Teresa ma solo del movimento della porta, avviene, se non sbaglio, qualche anno fa. Adesso non ricordo di preciso la data dell'episodio del RIP. Quello che invece ha vissuto il ragazzo che è stato con noi per gran parte dell'indagine, l'ha vissuta quest'estate in maniera più forte, con l'apparizione della donna, e lui ci ha mostrato anche tanto di agenda nel quale usava annotarsi tutte le esperienze anomale che viveva all'interno della villa. Quindi non era solo un pur parler, c'era anche tanto di scritto su agenda che ci ha fatto vedere della propria testimonianza. A me personalmente è parso davvero molto sincero nel proprio racconto. Quando ce la raccontava, almeno a me, trasmetteva l'emozione di chi ha veramente vissuto quella cosa, a prescindere da cosa ha vissuto. Soprattutto, che posso averne avuto dimostrazione, quando Linda, la donna che attualmente lavora all'interno della villa, ha chiamato il ragazzo mentre ci stava raccontando la storia. Lui si è spaventato, ed è stato uno spavento del tutto genuino, cioè io l'ho visto sbiancare in volto proprio mentre stava raccontando dell'apparizione della presunta Teresa, quindi l'ho visto proprio egli stesso coinvolto in ciò che ci stava raccontando. Quindi io personalmente sono più propenso a pensare che si tratti di due episodi molto simili, avvenuti a mesi di distanza, con anche due tonalità molto diverse. In un caso la porta che si apre, nell'altro caso proprio un'apparizione. E quel punto, un punto particolare dell'intera villa, dove a due persone diverse si è presentato più o meno nello stesso modo la stessa apparizione. La contessa non racconta di aver visto Teresa, ma racconta che ella stessa ha vissuto il movimento anomalo della porta che si apre. Magari è usuale che lì capita quel tipo di apparizione. Boh, non lo so, magari non dipende tanto dalla persona che era lì, quindi dipende tanto da lui, anche se lui è quello che ha avuto maggiore esperienza all'interno della villa, ma magari ogni tanto capita che quella porta si apre e appare quella figura. Un po' come un film di una vita passata, mi viene da dire. Esatto. Una cosa del genere. Servirebbe una telecamera di sorveglianza puntata sempre su quella porta. Esatto.
particolare l'audio, l'aspettami forse, che abbiamo sentito all'interno della 101, dopo che siamo stati attirati da uno strano scricchiolio che abbiamo sentito nel nostro, diciamo, nel soffitto della sala d'ingresso, che poi è il pavimento del primo piano. La nenia. Secondo me è stata un'indagine abbastanza tranquilla. Le uniche due cose che mi hanno, diciamo, colpita sono state appunto la nenia che ho sentito quando ero da sola nell'entrata e mi sembrava provenire esattamente dall'atrio, dall'entrata. Il colpo che mi sembrava una porta che si chiudeva, però in realtà sono abbastanza sicura, quasi al 100%, che in realtà si fosse trattato del colpo di tosse di Ruben, che è arrivato distorto fino alla telecamera della cucina. La cosa particolare però è che comunque tu hai sentito il colpo di tosse mentre noi ci eravamo già mossi per controllare un altro sonoro che tu non hai sentito e che lì si è percepito bene ed è anche nelle telecamere. E visto che spesso parliamo di indizi isolati, c'è da tener conto che in quel momento c'è stato prima il colpo e poi l'evento della temperatura che si abbassa. È vero, la temperatura è iniziata a abbassarsi quando tu hai sceso le scale. La cosa particolare però è che nel momento in cui io tolgo a Ivan il termometro e mi sposto dall'altra parte, il termometro sale, poi lo riconsegno a Ivan, che era nello stesso punto di prima, il termometro non continua a scendere come aveva fatto fino a poco prima, ma continua a salire e tornare a 15 gradi. E lì la porta era sempre aperta. Quindi com'è possibile? Se c'era una corrente d'aria ci sarebbe stata anche dopo. Però se volessimo trovare un collegamento tra le due cose, sono capitate tutte e due, così come il collegamento che si è interrotto del sensore audio con il ticchettio, con la nenia mentre noi ci siamo mossi, è capitato tutto in un lasso di tempo abbastanza ristretto. Peccato che la nenia l'hai sentita solo tu, quindi non abbiamo due orecchie, diciamo, per confrontare quello che si è sentito. Abbiamo sentito la telecamera. Sì, però la telecamera è al piano di sopra. Sì. È un peccato che non c'era nessuno in quel momento sveglio con lei nello stesso posto per confrontarsi. L'ho trovato un'indagine particolare, parecchie cose strane rivedendo. Sì, in media come altre indagini secondo me, ricordando. Qualcosa di un po' più definito, perché comunque nelle altre indagini spesso parliamo di, abbiamo parlato tante volte di sospiri. Invece, sussurri, sospiri. Invece questa volta parliamo proprio di una nenia, di un aspettami. Il fischio c'era stato. Il fischio, sempre cose indefinite. Il fischio potrebbe essere un cigolio, la nenia non lo so. L'aspettami potrebbe essere una pareidolia, nonostante c'è un cosa, che però potrebbe essersi riferito a qualsiasi altra cosa. Non ci ha dato le prove che cercavamo. Ricordiamo che noi cercavamo nitriti di cavalli, una carrozza che cammina, che viaggia lungo il sentiero e un'apparizione, direi, eclatante di una donna vestita. Diciamo che sono tutte cose che non abbiamo trovato. Come al solito abbiamo trovato rumori impercettibili, sussurri, cose strane, ma cercavamo ben altro. Visto che non l'hai citato tu, l'esterno era pieno di animali notturni, esatto. Quindi era quasi impossibile riuscire a individuare qualcosa. E anche la nostra nenia potrebbe essere quello, perché noi abbiamo visto quando abbiamo fatto gli esterni si sentono benissimo gli uccelli che fanno i versi più strani, tra virgolette, normali, sì, per gufi, civette, particolari, eccetera. non Esatto. normali uccelli. Io penso che sia anche possibile, non è così impossibile che una persona all'interno della stanza, distratta da altro, un ospite, possa sentire una risata, anche una nenia, perché molti uccelli hanno una cadenza nel loro richiamo. E quindi dire ho sentito una risata, ho sentito un lamento, ho sentito, certo, il nitrito di un cavallo. No, però certi sonori sono associabili ai rumori ai versi degli uccelli, ce n'erano parecchi nel parco. Quindi sebbene noi abbiamo messo come dubbie
certi sonori, tra cui la nenia, è il caso anche di ricordarsi che potrebbe essere un uccello con il suo richiamo, che proprio magari era nei pressi dell'ingresso all'interno del parco. Monica l'ha sentito meglio, noi l'abbiamo sentito un po' meno, l'eco ha fatto la sua parte. L'ho sentito io, però veniva da dentro la stanza. Tu sei sicura di questo? Sono sicura praticamente al 100%, perché poi un po' dopo si sentivano anche degli altri suoni strani che erano verso gli uccelli, che si capiva che venivano da fuori. Però la nenia sono sicura di averla sentita nella stanza, quindi più che un uccello propenderei per qualcuno che stava dormendo e ha fatto un verso nel sonno, non so. Però comunque resta una considerazione più che valida, quella di ricordare che c'è un parco attorno alla villa. Tra l'altro ricordiamoli, ed è ben ricordare che non siamo mai stati realmente soli all'interno della villa, e non mi riferisco solamente ai nostri 2 accompagnatori per metà della nottata, mi riferisco anche che all'interno della villa, in un appartamento apposito, c'era Linda, colei che ci ha accolto all'interno della villa e svolge varie mansioni. Nella torretta della villa c'era anche un'altra signora che aveva un ospite, penso che poi quella signora, immagino che alle 3, alle 4 di notte dormisse, ma c'era. E la stessa cosa è che il parco della villa condivide, a quanto ho capito, anche 2 piccoli appartamenti di 2 edifici più lontani, oltre l'antica spa che c'è lì a Poi la Fontana, che c'è lì a pochi metri dalla villa. Però queste persone potrebbero usufruire, come ci ha spiegato, del sentiero del parco. Non è stato il nostro caso perché non abbiamo sentito macchine passare, il cancello che mi pare che sia sempre stato chiuso, non ci sono state macchine. Le macchine che erano presenti la sera erano presenti anche al mattino, non è che c'era una macchina in più, una in meno, quindi forse non era quello il caso. Però appunto ricordiamoci che non siamo isolati fuori dal mondo, non abbiamo riscontrato le energie strane che diceva la medium del mobile, così. Nessuno di noi poi è un sensitivo, esatto. Quindi io sono sensibile, però non sono sensitivo. Questo è tutto, e quindi ci vediamo alla prossima indagine.